mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che io ho deciso di chiamare maglia Eden. Per poterla realizzare ho utilizzato un nuovissimo filato della Sally Yarn linea botanica, questo gomitolo da 100 grammi che misura 200 metri ed è un misto di bambù e cotone addosso, è leggerissimo, è bellissimo e si lavora veramente bene. Io ho utilizzato il numero 14 che è questo fantastico verde, ma vi faccio vedere anche altri colori a disposizione che trovate sempre sul mio sito. Abbiamo questo che è un bianco tendente un po' a un bianco diciamo quasi non un avorio, perché non vorrei dire un avorio, ma neanche un panna, è un bianco un po' particolare. Oppure abbiamo questo rosa lilato veramente molto bello. Oltre a questi naturalmente ci sono anche altri colori a disposizione sul sito. Parliamo un attimo del quantitativo. Questa maglia è una taglia S, io ho utilizzato 3 gomitoli lavorando con l'uncinetto il numero 5 e del 5,5. Per una taglia M io vi consiglio 4 gomitoli, che vi consiglio anche per una taglia L, questo perché io in realtà del terzo gomitolo ne ho utilizzato la metà, quindi per una taglia M diciamo che del quarto gomitolo ne dovrete usare veramente poco. Per questo penso che 4 gomitoli vanno bene anche per una taglia L, però mi raccomando, se la volete fare più larga, quindi non aderente come la mia, perché la mia sì è un po' aderente, cioè è aderente, vi consiglio per quanto riguarda la taglia L in quel caso di andare a prendere 5 gomitoli. La lavorazione è semplicissima, si lavorano prima 2 rettangoli, uno per il davanti uno per il dietro, che corrispondono alla lunghezza delle nostre maniche. Una volta fatto questi 2 rettangoli vanno messi con i marcapunti, si lavora in tondo la parte sotto della maglia, che si fa sempre con lo stesso punto, e poi si vanno a cucire sotto e sopra. Per cucirle sopra però, come potete vedere, io ho fatto questa enorme spaccatura qui sulle spalle, perché voglio poter indossare questa maglia anche in piena estate, quindi ho deciso di fare questo effetto molto particolare rispetto alle altre maglie che ho fatto sempre con un'apertura, però solitamente lascio nella spalla coperta e faccio l'apertura solo sul braccio. Questa volta ho deciso appunto di modificare, di fare questa apertura sulle maniche. Mi raccomando, per le taglie diverse dalle mie andate a mettere per la parte di sopra, io comunque vi do delle indicazioni, ma mettete i marcapunti e indossate la maglia per vedere qui soprattutto dove andare dove mettere i marcapunti e quindi dove andare a cucire per lasciare le spalle coperte. Altra cosa che vi devo dire, il punto è semplicissimo, sono 4 giri che vanno sempre ripetute ed è un'alternanza di questo punto che fa sembrare questa maglia molto geometrica e mi piace tantissimo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa, o sul gruppo Facebook la libertà di uncinetare e sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo filati Elsa che faccio Elsa, e noi ci vediamo sempre ad un prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia lavoreremo con il filato Botanical della Sally Yarn, che è un misto bambù e cotone, e vi posso assicurare che è morbidissimo. Io vi farò vedere un piccolo campione e vi dico già che lavoreremo con l'uncinetto del numero 5, questo perché voglio una lavorazione bella morbida. Per quanto riguarda quindi la lavorazione, andremo a fare 2 rettangoli, le cui catenelle iniziali corrispondono alla lunghezza delle vostre maniche. Io voglio delle maniche abbastanza lunghe perché ho intenzione di fare uno spacco nelle maniche per avere le spalle scoperte, quindi dicevo le catenelle vanno diciamo da un braccio all'altro, quindi a seconda di quanto volete fare lunghe queste maniche andate a montare le catenelle. Per quanto riguarda il multiplo su cui andremo a lavorare è un multiplo di 3 catenelle a cui ne vanno aggiunte 6 alla fine per poter avere l'inizio uguale alla fine. Nella mia lavorazione, per quanto riguarda il rettangolo dietro, io sono andata a montare 126 catenelle, ottenendo così una lunghezza di circa 93 centimetri. Per il rettangolo avanti io monterò 2 motivi in più, quindi 6 catenelle in più, in modo tale che quando poi andremo a indossare la maglia e a cucirla avanti avremo un effetto un po' tondo, perché cederà di più il rettangolo avanti rispetto a quello dietro. I giri che andremo a fare saranno l'altezza del rettangolo, ossia l'altezza dei vostri scalfi. Naturalmente io nel video vi dirò quante volte ho ripetuto i miei giri e quanti dovreste fare per le altre taglie. Per quanto riguarda la lavorazione, quindi dicevo, per una taglia M rispetto a me e per la taglia dietro andate a montare 2 motivi in più, quindi invece di 126 dovete già raggiungere altri 6 catenelle, mentre per una taglia L vi consiglio altre 4 motivi in più rispetto a me, quindi
un totale di 12 catenelle in più rispetto alle mie 126. Poi naturalmente per fare il pezzo avanti dovete aggiungere alle catenelle che avete montato dietro 2 motivi in più. Non esagerate, non mettetene 3 o 4 perché altrimenti poi anche se le catenelle sono poche tenderà a cedere troppo e quindi non va bene, perché comunque la lavorazione che andremo a fare è una lavorazione forata. Naturalmente ripeto, questo se volete fare le maniche comunque come le mie. Se invece le volete fare più lunghe o più corte, in quel caso, come vi ho detto, andate a calcolare la lunghezza desiderata in base a mettetela poi in base al multiplo, che vi ricordo è 3 catenelle più 6 per avere l'inizio uguale alla fine. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro motivo. Vi dico già che è semplicissimo, sono 4 giri che vanno sempre ripetuti e iniziamo dal primo giro. O vi alzate con una catenella, in questo caso ci alziamo con una catenella, entriamo nella prima catenella di base, andiamo a fare una maglia bassa, una maglia bassa nella catenella successiva, e quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado a fare 3 catenelle, salto 2 catenelle di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle, vado nella successiva, maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Devo fare questo per tutto il giro, quindi 3 catenelle, si saltano 2 catenelle di base, si va a fare una maglia bassa, 3 catenelle, si saltano 2 catenelle di base, si va a fare la maglia bassa. Quindi come ho detto va fatto questo per tutto il giro. Possiamo già terminare il giro, quindi io nel mio campione, per terminare il giro facciamo sempre 3 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, entro nell'ultima catenella e vado a fare un'altra maglia bassa. Sapete sempre che si possono fare catenelle in più quando si vanno a fare i giri di andata e ritorno, perché le catenelle dietro in più possono essere sciolte in questa maniera molto semplice. Io lo consiglio sempre, soprattutto quando si vanno a fare molte catenelle, si deve far lavorare in un giro di andata e ritorno, perché magari nel contare si può perdere una catenella, quindi sempre meglio avere 2 o 3 catenelle in più che poi possono essere sfilate, piuttosto che dover sfilare tutto il giro e ripetere. Quindi questo è sempre il consiglio che vi do quando lavoriamo in giri di andata e ritorno. Adesso passiamo a lavorare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella, nella maglia bassa successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, prendo il filo, salto il primo archetto, entro nel successivo e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto precedente, quindi in quello saltato, e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti in questa maniera e si ricomincia da capo. Catenella di separazione, salto l'archetto dove ho fatto la prima maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto saltato e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Di nuovo salto l'archetto dove ho fatto la maglia alta precedente, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, torno indietro nell'archetto saltato e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti, catenella di separazione e di nuovo salto l'archetto, vado in quello successivo, maglia alta, catenella di separazione, torno nell'archetto saltato e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti, catenella. Lo facciamo insieme fino ad arrivare a fine giro, così vedete bene appunto la lavorazione. Salto l'archetto dove ho fatto la maglia alta, andiamo a fare la maglia alta nell'archetto successivo, catenella, prendo il filo, vado nell'archetto precedente e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti, catenella, e facciamolo per un'ultima volta. Entro nell'ultimo archetto, vado a fare una maglia alta incrociata, catenella, vado a fare una maglia alta intrecciata sul davanti entrando nell'archetto precedente. Per terminare il nostro secondo giro andremo a fare una catenella, entro nella prima maglia bassa e vado a fare una maglia alta, entro nell'ultima maglia alta e nell'ultima maglia bassa e vado a fare una maglia alta.
Ho terminato così il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro e andiamo a fare o vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, o come me andiamo a fare direttamente una maglia bassa nella maglia alta, una maglia bassa nella maglia alta successiva. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto le 2 maglie alte incrociate, vado nella catenella successiva che mi separa i due gruppi di 2 maglie alte incrociate e vado a fare la maglia bassa, e di nuovo 3 catenelle, salto il gruppo di 2 maglie alte incrociate, entro nella catenella tra i due gruppi e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto il gruppo di 2 maglie alte incrociate, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, salto il gruppo di 2 maglie alte incrociate, entro nella catenella, maglia bassa, 3 catenelle, salto il gruppo di 2 maglie alte incrociate, vado nella catenella e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle, e devo fare questo quindi per tutto il mio terzo giro. Termino il terzo giro entrando nell'ultimo archetto di una catenella e facendo la maglia bassa, una maglia bassa sopra la prima maglia bassa, una maglia bassa entrando nella terza catenella. Abbiamo terminato così anche il nostro terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro quarto giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono nostra prima maglia alta. Prendo il filo, adesso vado nell'archetto di 3 catenelle, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, torno indietro e vado nella seconda delle mie 3 maglie basse e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il quarto giro. Catenella di separazione, salto l'archetto dove ho fatto la prima maglia alta del gruppo precedente, vado nel successivo e vado a fare una maglia alta, catenella, prendo il filo, torno nell'archetto precedente, vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti, catenella di separazione e si ricomincia, salto l'archetto, vado nel successivo, maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto precedente e vado a fare la maglia alta incrociata sul davanti, catenella di separazione, si ricomincia, entro nell'archetto successivo, maglia alta, catenella, prendo il filo, torno nell'archetto precedente, vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti, catenella e si ricomincia, vado nell'archetto libero e vado a fare una maglia alta, catenella, torno indietro nell'archetto dove avevo già fatto la maglia alta del gruppo precedente e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti. Devo fare questo per tutto il quarto giro, finiamolo insieme, quindi entro nell'archetto, vado a fare una maglia alta, catenella, torno nell'archetto di precedente e vado a fare una maglia alta incrociata sul davanti, catenella. Per terminare il giro entro nella seconda del gruppo delle mie 3 maglie basse, vado a fare una maglia alta, catenella, entro nell'archetto di 3 catenelle precedenti e vado a fare la mia maglia alta incrociata sul davanti, prendo il filo, entro nell'ultima maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Questi sono i 4 giri che vanno sempre ripetuti. Adesso vi faccio rivedere un attimo il primo giro, visto che abbiamo una base diversa, e andiamo a fare sempre o vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, o come me andate a fare una maglia bassa sopra la mia prima maglia alta, una maglia bassa sopra la seconda maglia alta, e poi andiamo a lavorare facendo 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella subito dopo il gruppo di 2 maglie alte incrociate, 3 catenelle, salto il gruppo di 2 maglie alte incrociate, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo salto il gruppo di 2 maglie alte incrociate, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo salto il gruppo, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, salto il gruppo di 2 maglie alte incrociate e vado a fare la maglia bassa,
3 catenelle, salto il gruppo e vado a fare una maglia bassa. Devo fare questo di nuovo, quindi per tutto il mio primo giro. Lo vado a terminare facendo 3 catenelle, entro nella seconda delle mie maglie alte incrociate, quindi questa è la prima maglia alta, questa è la seconda, entro nella prima maglia alta, quindi nella terza catenella, e vado a fare una maglia bassa, e poi si ricomincia dal secondo giro. Quindi 4 giri che vanno sempre ripetuti. Vi ricordo che i giri ripetuti devono fare in modo che il vostro rettangolo arrivi all'altezza degli scalfi. Io vi dirò quanti sono i giri che sono andata a fare e i suggerimenti per le taglie più grandi delle mie. Allora, ho finito il mio primo rettangolo e io ho ripetuto i 4 giri per 3 volte e poi nuovamente i 2 giri, ottenendo così una larghezza di circa 15 centimetri. Mi raccomando, quando la lavorate vedete che non si allarga tantissimo, quindi prima di prendere la misura allargate un po', perché quando poi l'andremo a indossare cederà la maglia, quindi va a finire che a voi vi sembra piccolo, poi quando lo indossate e fate la parte di sopra si allarga, le maniche vi risulteranno più larghe di quelle che pensavate, quindi allargate voi stesse con le mani un po' per vedere appunto i centimetri. Io per una taglia M vi consiglio di ripetere i 4 giri per 4 volte e poi nuovamente i 2 giri, mentre per una taglia L vi consiglio 5 volte e poi nuovamente i 2 giri. Adesso andrò a fare la parte avanti, dove vi ricordo che rispetto alla parte dietro io monterò 2 motivi in più, ed è un suggerimento che ho dato anche alle altre taglie, quindi taglia M, taglia L, rispetto ai motivi dietro montatene 2 in più. Ho terminato anche il secondo rettangolo e adesso io sono andata a contare, naturalmente ho messo le catenelle in alto mettendole uno sopra l'altro, andiamo a contare i motivi da lasciare per le maniche. Io ho deciso di lasciare 12 motivi liberi e di mettere il marcapunto subito dopo. Stessa cosa da quest'altro lato, 12 motivi liberi, ho messo i marcapunti subito dopo. Ora per una taglia L e M e L, se avete montato lo stesso numero di catenelle mie, andate a lasciare per una taglia M lasciate 11 motivi liberi, 10 per una taglia L. Se invece avete montato quelle catenelle in più di cui vi ho detto, andate a mettere anche voi 12, sia che siate taglia L, M o L, andate a mettere anche voi 12 motivi liberi dietro e avanti e mettete il marcapunti, e poi andremo a lavorare quindi giustamente nella parte centrale della lavorazione. Come potete vedere la parte avanti è più larga, ha più motivi perché appunto ho 2 motivi in più. E adesso vediamo come andare a continuare la lavorazione. Lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 5 e mi aggancio dove ho uno dei marcapunti, entro nell'archetto avanti e dietro e vado a fare la mia maglia bassa, perché io adesso devo iniziare con il giro delle catenelle, quindi andiamo a fare il giro appunto della maglia bassa. Quindi mi aggancio facendo appunto una maglia bassa e poi quindi qui vado a togliere il marcapunti, poi una volta fatta la maglia, il corpo della maglia, andremo poi a cucire tutto e io naturalmente vi dirò sopra e sotto quanto sono andata a cucire, e poi vado a lavorare normalmente, quindi 3 catenelle, salto il gruppo di 2 maglie incrociate di 2 maglie alte, vado nell'archetto e vado a fare le mie la mia maglia bassa, poi dopo nasconderò il filo. 3 catenelle, di nuovo archetto di una catenella tra i 2 gruppi di 2 maglie alte incrociate e vado a fare la maglia bassa. 3 catenelle, di nuovo salto al gruppo di 2 maglie alte incrociate, entro nella catenella e vado a fare una maglia bassa. Continuo così fino ad arrivare al secondo marcapunti e anche in quel caso vi farò vedere come fermare la lavorazione e passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sono arrivata al secondo marcapunti, quindi entro nell'archetto avanti di una catenella e in quello dietro e vado a fare la mia maglia bassa. Tolgo il marcapunti e torno a lavorare normalmente, quindi 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado nell'archetto e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il successivo. Sto per terminare il giro, andiamo a fare le ultime 3 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima.
A questo punto con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto successivo e vado a fare il mio diciamo adesso secondo giro, quindi vado a fare 3 catenelle, una catenella di separazione che è la mia prima maglia alta, quello la catenella, entro nell'archetto di prima, quindi quella della chiusura del giro, e vado a fare una maglia alta, catenella, e poi andiamo a lavorare come abbiamo lavorato sempre. Entro nell'archetto libero successivo, vado a fare una maglia alta, catenella, torno nell'archetto dietro e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e di nuovo vado nell'archetto, maglia alta, catenella, torno nell'archetto di prima e vado a fare un'altra maglia alta. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare, come iniziare poi quello successivo. Sto per terminare il giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 2 maglie alte incrociate e la catenella, entro nella terza catenella che equivale alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Adesso iniziamo con il giro successivo. Con delle maglie bassissime mi porto fino ad arrivare all'archetto di una catenella successiva e poi vado a fare la maglia bassa e iniziamo il nostro, diciamo adesso, terzo giro. Quindi poi andiamo a fare 3 catenelle, entriamo nell'archetto di una catenella saltando il gruppo di 2 maglie alte incrociate e facciamo la maglia bassa. 3 catenelle, si salta il gruppo, si entra nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, si salta il gruppo di 2 maglie alte incrociate, si va a fare la maglia bassa e continuo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi quello successivo. Sto per terminare anche il terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi porto nell'archetto e vado a fare di nuovo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta incrociata, vado a fare una catenella e vado a fare la maglia alta incrociata tornando nell'archetto ultimo del giro precedente. Catenella di separazione, si torna a lavorare come abbiamo sempre lavorato. Vado nell'archetto vuoto e vado a fare una maglia alta, catenella, prendo il filo, torno indietro nell'archetto precedente e vado a fare la mia maglia alta incrociata, catenella di separazione, si ricomincia. Devo fare questo per tutto il mio quarto e ultimo giro. Vi farò vedere come terminare il quarto giro e come iniziare poi di nuovo il primo giro. Sto per terminare il quarto giro, ho fatto, come potete vedere, l'ultima maglia incrociata, vado a fare una catenella, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Questa volta però, siccome non voglio che la lavorazione vada in obbligo di chiusura e fine giro, io entro nell'archetto appena fatto e vado a fare la mia maglia bassa per fare il primo giro e poi 3 catenelle, vado nell'archetto di una catenella dopo il gruppo di 2 maglie alte incrociate e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle e continuo a lavorare così per tutto di nuovo il mio primo giro. Quindi questi sono i 2 giri che vanno sempre ripetuti per tutta la lunghezza della maglia. 2 cose da dirvi: se volete aumentare, dovete andare ad allargare la larghezza della vostra maglia, allora o cambiate l'uncinetto passando a lavorare col 5,5, oppure passate a lavorare facendo, invece di una catenella, fate 2 catenelle tra i due gruppi di maglie alte incrociate, e quando andate a fare il gruppo di 3 catenelle passate a fare un gruppo di 5 catenelle. Questo se dovete andare ad allargare di molto la vostra lavorazione. Se invece dovete allargarla solo di poco, io vi consiglio di cambiare uncinetto e di andare a lavorare a quello del 5,5. Io adesso continuerò a lavorare in questa maniera, quindi questi giri vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere i nostri 4 giri, se ho fatto degli aumenti, che tipo di aumenti ho fatto, e poi vi dirò anche come quanti centimetri sono andata a cucire poi per le maniche. Ho terminato la parte di sotto della maglia, ho ripetuto i 4 giri per 8 volte, ma gli ultimi 2 motivi, quindi gli ultimi 8 giri, sono andata a realizzarli con l'uncinetto del 5,5, questa per averla più morbida ai fianchi. Una volta fatto ciò sono andata a cucire le maniche. Sotto ho cucito dall'esterno verso l'interno, sopra invece ho fatto la spaccatura. Sono andata a cucire per i primi
per i primi 8 centimetri, ho lasciato liberi 19 centimetri e poi sono andata a cucire per altri 2 centimetri per lasciare in questo modo scusate, libera il braccio dalla spalla, quindi dal braccio fino a giù c'è questa spaccatura, quindi qua c'è l'apertura del collo e da quest'altra parte ho fatto la stessa cosa, ho cucito per 8 centimetri, ho lasciato 19 centimetri liberi e ho cucito per 2 centimetri. Per le taglie più grandi delle mie io vi consiglio di andare a mettere un marcapunti per vedere, ops, la maglia al contrario perché questo è il davanti, vabbè, per mettere i marcapunti perché in modo tale da capire quanto dovete andare a aprire, a lasciare libero la manica e quanto andare a cucire qui. Secondo me per le taglie più grandi dovete lasciare la manica libera a meno centimetri, in modo da avere i 2 centimetri di chiusura un po' più esterni, altrimenti il collo vi stringe troppo. Tenete presente che così a me il collo è largo da una cucitura all'altra circa 24 centimetri. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.